Bentornati sul canale per il primo episodio di questa nuova serie. Oggi ci troviamo nella capitale dell'Indonesia e questa sarà la prima tappa del mio viaggio di più di 20 giorni tra Indonesia e un altro paese che svelerò in seguito. Giacarta è una città enorme, con un bel po' di problemi. Tra l'altro, proprio in queste settimane qui ci sono grandi proteste contro il governo. Le cause risiedono nell'aumento dei costi della vita in generale, degli appartamenti e dal fatto che i politici si sono aumentati i loro stipendi, quando buona parte della popolazione indonesiana diciamo che non sta benissimo. Detto questo, in questo video vi mostrerò le zone da non perdere, ma senza dimenticare nozioni storiche, consigli e curiosità. Se vuoi supportarmi e non perderti tutte le mie prossime avventure, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche. Carissimi, buonasera da Giacarta, capitale dell'Indonesia. Siamo arrivati qua dopo circa 3 ore di scalo in Qatar e poi abbiamo fatto il check-in nel nostro hotel, dove ci hanno lasciato anche dei dolcetti. Penso sia una delle prime volte che ci lasciano dei dolcetti così, mangeremo dopo, speriamo di non stare male. La città fin da subito appare caotica, d'altronde Giacarta è una delle città più popolose al mondo. L'area metropolitana dovrebbe superare i 33 milioni di abitanti. Tra l'altro umidità devastante, come potete vedere dalle riprese appannate. L'obiettivo della serata è quello di sgranchirsi le gambe, fare 2 passi e vedere cosa da offrire la città. Ora siamo in giro per uno dei pochi quartieri storici della città, quartiere storico che ha derivazione coloniale. Ebbene sì, ovviamente anche l'Indonesia, nel corso della sua storia, ha subito la colonizzazione europea. Dal 1600, infatti, gli olandesi iniziarono a stabilirsi nel paese, sfruttando il frazionamento del suo territorio, dato dal fatto che si tratta del quarto stato più grande del mondo e che è composto da oltre 17.000 isole. Gli olandesi rimasero fino alla seconda guerra mondiale, quando furono sostituiti dai giapponesi. Il 17 agosto 1945 l'Indonesia raggiunse l'indipendenza e siccome questo viaggio è iniziato a agosto vedrete molte bandiere per i festeggiamenti degli 80 anni di indipendenza. Siamo nel quartiere coloniale, uno dei quartieri storici, e c'è proprio una bella situazione. Non è nessuna festa in particolare, ma è domenica, quindi c'è un sacco di gente e musica dal vivo. La situazione così, tutto molto bello. Poi Thelma si è fatta nuovi amici. Devo dire che fin da subito i locali sono stati super curiosi, gentili e disponibili. È abbastanza comune in questa parte di mondo, ma è una cosa a cui in Europa non siamo abituati. Mi sembra una città molto difficile, super inquinata, trafficata, tanto rumorosa, non con tantissime cose da vedere dal punto di vista turistico. È vero che le situazioni carine ci sono perché c'è un sacco di gente in giro, però se si vuole girare a piedi, per esempio qua dove siamo noi adesso, non è che sia al massimo.
primo pasto vero dall'Indonesia, sperando che non succeda l'irrimediabile. Nasi goreng. E queste sono qualcosa di pesce essiccato. Carissimi, buongiorno da una Giacarta che ci ha svegliato con il sole. Fa già abbastanza caldo, devo dire. Comunque è stata una nottata un po' difficile, mi sono svegliato alle 3 e non sono riuscito a prendere sonno. Detto questo, abbiamo ancora metà giornata qua, dopodiché prenderemo l'aereo per Yogyakarta. Il problema è che ce l'hanno rimandato per 4 volte. Dovevamo partire a mezzogiorno, adesso in teoria partiremo alle 17:30. Speriamo che vada tutto bene perché domani abbiamo delle visite importanti a Yogyakarta. Siamo arrivati alla moschea più grande del sud-est asiatico. Sembra in stile brutalista. Molto bello che di fronte alla moschea ci sia la chiesa più importante qua a Giacarta. Comunque si tratta della nona moschea più capiente al mondo, con circa 200.000 fedeli. E è strana, è parecchio strana, molto diversa rispetto a tutte le altre moschee che abbia visto finora. Questa moschea è stata inaugurata nel 1978 per commemorare l'indipendenza del paese e proprio il suo nome, che sbaglierò a pronunciare, Istiklal, significa indipendenza. Questo super tamburo viene suonato come richiama alla preghiera, è una cosa tipica indonesiana, non c'è nelle altre culture islamiche, molto molto grande, e viene usato sia come tamburo e poi dall'altra parte c'è anche un gong. Sotto la chiesa ci sono anche le mascotte del giubileo. Come vedete, la cattedrale di Giacarta è in stile neogotico ed è stata consacrata nel 1901. Comunque ieri avrei voluto raccontarvi un po' di più, anche quando ero fuori della situazione di Giacarta, della capitale, ma non c'è un singolo posto dove c'è un attimo di silenzio. Quindi riprendo ora. Praticamente Giacarta, come detto, è una delle città più popolose al mondo e diciamo che ha varie sfide da affrontare, tra cui la rapida crescita urbana, ovviamente, la crisi ambientale, l'inquinamento atmosferico, il traffico, come abbiamo visto, e le inondazioni, queste dovute alla depressione del suolo e all'estrazione dell'acqua. Cosa succede? Specialmente il nord della capitale sta sprofondando fino a 17 cm all'anno, cioè è veramente tantissimo, mentre la parte meridionale è abbastanza sicura. Questo ha portato il presidente nel 2019 a annunciare un piano per trasferire la capitale sull'isola del Borneo che abbiamo già visto l'anno scorso, ma abbiamo visto la parte malese. Il nome di questa nuova capitale sarà Nusantara e diciamo verrà trasferita, non sarà più sull'isola di Giava, perché il governo vuole anche far crescere, diciamo, le altre isole al di fuori di Giava, visto che Giava è già abbastanza sviluppata, tra l'altro è l'isola più popolata al mondo. Detto questo, spostare più di 30 milioni di abitanti io sinceramente la vedo abbastanza difficile. Molti non vorranno spostarsi, chiaramente, ma sarà un processo veramente lunghissimo. Comunque non so se si vede in video, ma c'è una strana nebbia che è dovuta all'inquinamento e fa molto fastidio anche alla gola e agli occhi. L'ultimo punto della città è questo obelisco di 132 metri.
è stato costruito tra il 1961 e il 1975 e ricorda la sofferenza necessaria per raggiungere l'indipendenza. Con questo è tutto dalla capitale. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo tra una settimana per la prossima tappa. Con circa 6 ore di ritardo in teoria ci stanno imbarcando per Yogyakarta, veramente un parto questa ultima parte di giornata.